Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di SharePoint in cui cominciamo subito con il dire che noi ovviamente per abbreviare parleremo sempre di SharePoint, diremo SharePoint come funziona, in SharePoint si può fare, ma la dicitura esatta è SharePoint Online perché questo strumento funziona soltanto online, cioè è un'applicazione che può essere utilizzata soltanto su internet, quindi non è un'applicazione come può essere PowerPoint, Word, Excel, che possono essere usate online da OneDrive ma anche da desktop. SharePoint è soltanto online, quindi la dicitura esatta è SharePoint Online, questo a livello concettuale. Ovviamente è utilizzabile da qualsiasi dispositivo che sia connesso ad internet, che sia un computer, che sia un tablet, che sia uno smartphone, attraverso l'applicazione che potrà essere scaricata dal Google Play Store o dall'Apple Store a seconda del device di cui si dispone. E quindi è un software che risiede sul server di Microsoft, quindi si trova su internet, è uno strumento pensato per le aziende ed è un software che non risiede all'interno del nostro computer, come per esempio quando acquistiamo il pacchetto Office e lo installiamo sul nostro computer, è un servizio Microsoft, ma quei programmi risiedono sul nostro computer. Questo software risiede sui server di Microsoft. E dopo aver puntualizzato che si tratta di un servizio basato esclusivamente sul cloud, vediamo a cosa serve, cioè per cosa lo ha pensato Microsoft. E lo ha pensato per costruire, per creare dei siti web senza l'utilizzo di codice, per farne un utilizzo aziendale, essenzialmente interno, quindi per costruire delle intranet aziendali su server, come dicevamo prima, Microsoft. Quindi se ne fa un uso essenzialmente interno, anche se poi, come vedremo, i contenuti potranno essere condivisi anche con l'esterno o addirittura in alcuni casi resi pubblici, ma la funzione principe di SharePoint è quella di essere un sito web interno. Ora poi andremo a vedere subito un sito web SharePoint che io ho nel mio account Office 365 per far vedere immediatamente di cosa stiamo parlando. Sul sito SharePoint si possono condividere documenti tra i team di lavoro aziendali, si possono condividere questi documenti anche con altre organizzazioni esterne o addirittura a volte possono essere resi pubblici, così come possono essere rese pubbliche delle pagine del sito. Dei documenti si può controllare la versione, quindi chi ci è intervenuto con il nome accanto, l'ora della modifica, si possono categorizzare i file, si possono impostare degli avvisi che si possono ricevere per SMS o per email nel caso in cui questi documenti vengano modificati. Si può creare e condividere un elenco di dati, quindi c'è anche la possibilità di utilizzare SharePoint come database e questo lo vedremo approfonditamente. Ovviamente là dentro potranno essere realizzate delle pagine web a tema, quindi a tema aziendale, a tema per i vari settori aziendali, per un'attività progettuale e poi ovviamente l'amministratore, lo SharePoint Administrator, gestirà i permessi per i singoli utenti o per i gruppi di utenti. Quindi, dopo aver trattato sommariamente questo secondo punto, andiamo a esplodere un po' tutti gli argomenti che abbiamo elencato appunto in maniera sommaria sul sito SharePoint. Quindi andiamoli a vedere su un sito SharePoint che io ho creato all'interno del mio account Office 365. Quindi vediamo il primo punto, la creazione di siti web ad uso aziendale. Andiamo a vedere questo sito dove io qui sto ipotizzando che un'agenzia che organizza eventi congressuali sta organizzando con un paio di anni di anticipo, oggi è il 19 novembre 2023, questo congresso di cardiologia a Dubai e ha attivato all'interno del suo account Office 365 questo sito SharePoint dedicato a questo congresso, dove dà il benvenuto alle persone che vorranno anche dare suggerimenti per
dell'organizzazione, dove sta programmando l'evento congressuale, quindi tutti i punti delle varie giornate dell'evento congressuale. E come vedi qua su siamo su internet, questo è un indirizzo internet e si utilizza, come dicevamo prima, dal browser. Quindi poi andiamo a vedere la condivisione dei documenti tra i team di lavoro. Come vedi qui ci sono tutta una serie di cartelline che si sono generate per il fatto che io ho integrato questo sito SharePoint all'interno di Teams, perché poi le applicazioni Office 365 possono essere fatte interagire tra loro, e quindi ho integrato questo sito all'interno di Office 365 e ho creato anche dei canali dedicati a tutti gli attori dell'evento congressuale, dove si potranno scambiare informazioni, file e qualsiasi altra cosa che è utile allo svolgimento di questo lavoro. Quindi per quanto riguarda i documenti dobbiamo vedere la condivisione, il controllo delle versioni e gli avvisi che possono essere impostati in caso di modifiche. Quindi torniamo sul sito SharePoint, andiamo in documenti e vediamo che qui, dove troviamo la lista di tutti i documenti che possono essere stati inseriti anche da OneDrive o direttamente dal team in Teams, dai vari canali. Ecco, questo è l'elenco di tutti i canali. Io prendo questo delle hostess e degli steward perché so che ci ho messo dentro dei documenti. Ecco, questi documenti, cliccando qui, posso andare a condividerli sia con utenti esterni che con utenti interni all'organizzazione. Eventualmente potrò condividerli essenzialmente con gli utenti all'interno dell'organizzazione, perché registrerò come membri tutti quelli che stanno lavorando a questo congresso e magari anche i congressisti e il comitato promotore. Ma è possibile fare la condivisione dei file anche con utenti esterni all'organizzazione Office 365. Poi avevamo detto dovevamo vedere il controllo delle versioni, nel senso che se io vado ad aprire questo file di Word, ora qui dentro c'è scritto pochissimo perché l'ho creato soltanto per fare un esempio, se io clicco qua su in alto e vado a cliccare su cronologia delle versioni, qui a destra ora mi compare che questo file è stato modificato da me in data 25 settembre alle ore 20:03. Questa è la versione corrente, quindi l'ultima versione. Se io avessi condiviso questo file con altre persone, dando loro l'autorizzazione alla modifica, e loro avessero fatto qualche modifica, qui comparirebbe il loro nome con il giorno e l'ora in cui è stata fatta la modifica. Poi sui file si possono impostare anche degli avvisi, cioè c'è la possibilità di fare in modo che ci arrivino degli avvisi quando qualcuno con cui abbiamo condiviso il file apporta delle modifiche. Cliccando qui, poi su invia avviso, e a questo punto io vado a scegliere il testo dell'avviso, le persone che voglio avvisare, se voglio avvisarle per posta elettronica oppure con un SMS. Posso anche scegliere il tipo di avviso, cioè cosa voglio dire a queste persone, se le voglio avvisare di qualsiasi modifica, oppure se un altro utente modifica un documento, quindi avvisando la persona che l'ha modificata quella persona esatta il documento. Ecco, come vedi ci sono veramente tantissime possibilità. In SharePoint inoltre è possibile creare dei veri e propri elenchi di dati, è possibile crearli e condividerli. Quindi io qui ne ho creato uno, Event Budget, quindi un elenco di dati per gestire il budget dell'evento. Ecco, si tratta di veri e propri database su cui poi si possono fare delle interrogazioni sui campi, si possono anche sincronizzare con un file di Access, si possono trasferire i dati, anche in quel caso sincronizzandoli con un'app smartphone in Power Apps, con pochi clic, senza nessuna gestione di codice, senza nessuna capacità di programmazione. E poi ancora si possono realizzare, come dicevamo anche sopra, delle pagine a tema, quindi ovviamente
In ogni sito ci saranno le pagine a tema che riguarderanno l'azienda. In questo caso, per quanto riguarda il congresso, per esempio, io ho realizzato questa pagina a tema che riguarda il programma dell'evento, quindi il programma dei 3 giorni in cui si svolgerà l'evento, tutta la scaletta dei 3 giorni. Qui le persone potranno intervenire e fare proposte, poi si potrà fare il programma degli accompagnatori, dei cardiologi o delle cardiologhe che nel tempo libero dovranno visitare la città, si può fare il programma della cena di gala, si può fare una pagina per i fornitori, per gli interpreti, ecco, quindi c'è la possibilità semplicemente andando qui su nuovo pagina, creare un'altra pagina e inserirci facilmente molti contenuti, anche in questo caso senza dover scrivere codici, ma facendo tutto da pulsante. Poi chiaramente in SharePoint bisogna gestire i permessi perché questi contenuti non li devono poter vedere tutti, ma li devono poter vedere soltanto i membri del sito SharePoint che saranno inseriti dallo SharePoint Administrator, che appunto consentirà a determinate persone di vedere anche tutto il sito. Per esempio, io ho concesso a tutti questi 45 membri del gruppo Office 365 Cardiology Congress di vedere il sito, ma potrei stabilire che di questi 45 membri soltanto 3 possano vedere tutto il sito e gli altri 42 soltanto alcune pagine. Andiamo da ultimo a dare dei contorni più nitidi al concetto di servizio basato sul cloud da cui siamo partiti con questo punto qua giù in fondo, quindi riguardo il fatto che SharePoint si utilizza nel browser sul computer o tramite l'applicazione sui dispositivi mobili. Quindi abbiamo visto che si tratta di un indirizzo internet, qui siamo su internet, ovviamente questi contenuti li possono vedere soltanto i membri dell'organizzazione Office 365 e nemmeno tutti, soltanto quelli a cui lo SharePoint Administrator ha dato autorizzazione, però siamo su un indirizzo internet, quindi questa pagina, questo sito risiede sul server Microsoft, non si trova sul nostro computer. Questo è evidente perché anche le cartelle e i file che io trovo qui in SharePoint, lo abbiamo visto precedentemente in documenti, io qui ho tutto l'elenco dei documenti del congresso che li posso ritrovare anche nell'app desktop di OneDrive, ma come vedi questi sono tutti documenti online, qui c'è l'icona del cloud, però qui non sono nel browser, sto visualizzando, se li andassi ad aprire, questi documenti da desktop. A maggior ragione se io mi trovo sul desktop del mio computer o all'interno di una cartellina e vado a aprire un qualsiasi file di Office, quando lo apro qui c'è scritto salvato in questo computer, quindi non siamo nel browser, qui stiamo utilizzando un software, un'applicazione di Office di Microsoft, ma che è installata sul nostro computer, cosa che invece non avviene per SharePoint, che come abbiamo detto è un servizio che può essere utilizzato soltanto online e che quindi è basato sul cloud. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!